Ciao a tutti, oggi parliamo della parvovirosi del cane. Prima di iniziare questo argomento però vi ricordo sempre che se volete sostenere questa tipologia di video cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Inoltre se avete delle curiosità inerenti ai cani e ai gatti, soprattutto la medicina veterinaria, scrivete nei commenti che sarò ben felice di fare un video inerente alla vostra domanda. Partiamo subito col spiegare che cos'è la parvovirosi. Mettetevi comodi. La parvovirosi è fondamentalmente una malattia infettiva causata da un virus, il parvovirus, che colpisce i cani, soprattutto colpisce i cani giovani, i cuccioli, tendenzialmente colpisce i cuccioli che vanno dai 30 giorni ai 3 mesi, ma può colpire ovviamente i cuccioli anche di 4, 5, 6, 7 mesi se non sono vaccinati. Poi torneremo al concetto della vaccinazione, magari farò anche un video inerente alla vaccinazione per la parvovirosi. Nell'adulto tendenzialmente da un'enterite, ma fondamentalmente il problema grosso lo abbiamo nei cuccioli. Cerco di spiegarvi tendenzialmente come funziona questo virus. Allora, il parvovirus è un virus che fondamentalmente è molto resistente nell'ambiente, quindi resiste praticamente 4-5 mesi nell'ambiente ed è resistente alla maggior parte degli agenti atmosferici. Viene inattivato dall'ipoclorito di sodio e da pochi altri disinfettanti, e la trasmissione, il contagio avviene attraverso fondamentalmente l'ingestione di feci oppure come ho detto, è molto resistente nell'ambiente, quindi se voi pulite le feci ma non disinfettate con l'ipoclorito di sodio, in quell'ambiente lì rimane il virus. Quindi con l'introduzione del virus all'interno del cucciolo, questo come si comporta? Inizialmente è una replicazione a livello orale, poi al parvovirus piacciono i tessuti che hanno una velocità di replicazione, calcolate quindi tessuti linfoidi, e soprattutto ama il tessuto epiteliale intestinale. Quindi fondamentalmente che cosa causa la parvovirosi? Se va in questi due tessuti creerà una gravissima leucopenia, linfopenia, ovvero una distruzione delle risorse dei globuli bianchi del cucciolo, e fondamentalmente a livello intestinale distrugge le cripte intestinali, e quindi avremo un malassorbimento e quindi una sintomatologia gastroenterica come vomito e diarrea. Quindi la parvovirosi nel cane crea una gravissima enterite emorragica, che ovviamente in un cucciolo creerà abbattimento, vomito, diarrea, e questo anoressia, e quindi il cucciolo rischierà poi di morire perché si disidraterà anche tantissimo, e quindi questo è fondamentalmente quello che crea. È un virus che ha una sua storia, il primo ceppo non esiste più, esistono dei ceppi diversi, e in questo la ricerca ha creato poi dei vaccini anche contro questi ceppi. Il primo ceppo originale tendeva a creare anche una miocardite nei cuccioli, e mentre i ceppi recenti no, ma si pensa che sia più il fatto che la maggior parte dei cani è vaccinata, e quindi questa miocardite avveniva più in animali che non avevano avuto contatto col vaccino, e quindi durante la prima fase gestazionale avveniva questo contagio dei cuccioli, e quindi la miocardite avveniva fondamentalmente a livello fetale nei primi giorni di vita. Questo quadro clinico non si vede più con i nuovi ceppi, ma sembrerebbe essere legato più al fatto che molti cani sono vaccinati. È importante la vaccinazione in questa patologia perché fondamentalmente i cani più a rischio sono i cani che vanno dai 30 giorni ai 3 mesi. Quindi chi sono i cuccioli più a rischio? Sono i cuccioli che nascono da madri non vaccinate, perché come sapete la madre durante la lattazione, soprattutto i primi giorni della lattazione, trasmette un'immunità chiamata materna attraverso il colostro, e questo protegge i cani.
è ovvio che se la mamma non è ben vaccinata non trasmette questa immunità e quindi i cani sono più a rischio. Quindi tendenzialmente se la mamma è ben vaccinata il rischio maggiore ce l'abbiamo quando comincia a scendere l'immunità materna, che di solito dura anche più di 30 giorni fino ai 2 mesi. Però fondamentalmente poi sapete che poi si applica il piano vaccinale, quindi si vaccina in modo tale da tenere protetto il cane contro questo gravissimo virus. Come si cura un animale che prende il parvovirus, un cucciolo che comincia a avere sintomatologia grave da parvovirus? Fondamentalmente bisogna ovviamente cercare di correggere la disidratazione, perché la disidratazione è molto grave, quindi fluidoterapia, somministrazione di antibiotici per evitare le infezioni antibiotiche batteriche secondarie, e ovviamente però ha un gravissimo tasso di mortalità. Ovviamente nei cani vaccinati, con madri vaccinati, il quadro clinico di solito è meno grave, la linfopenia e la leucopenia sono meno gravi. Nei cani non vaccinati, con madri non vaccinati, la leucopenia e la linfopenia sono gravissime e il tasso di mortalità è più elevato. Quindi è molto importante chiaramente vaccinate le madri, mi raccomando, perché questo è molto importante. Altri quadri clinici che può dare fondamentalmente sono quadri più lievi, sempre ripeto di diarrea, che però ripeto generalmente colpiscono cani cuccioli che sono comunque stati o vaccinati loro stessi o comunque è stata trasferita l'immunità materna e quindi la madre era ben vaccinata. Se il cane, la mamma non è vaccinata e i cuccioli non vengono vaccinati, chiaramente il rischio è elevatissimo. Come si gestisce la parvovirosi? La parvovirosi si gestisce cercando di tenere una situazione igienico-sanitaria elevata, nel senso che soprattutto negli ambienti come allevamenti, pensioni canili è essenziale che viene effettuata una pulizia con ipoclorito di sodio elevatissima, proprio per evitare che un cane con la parvovirosi possa poi infettare tutti. Qual è l'arma ovviamente per sconfiggere questa malattia infettiva? È la vaccinazione. Ormai si vaccinano i cani per la parvovirosi da decenni e quindi fondamentalmente la strada è quella. Ricordatevi sempre, quando voi adottate un cane, soprattutto se è un cane che non conoscete la sua storia, no? Oppure se sono quei cani che adottate perché adesso faccio un esempio, il contadino ha fatto nascere ma il contadino non vaccina i cani, in quel caso lì mi raccomando è essenziale che non prendete il cane e aspettate, perché soprattutto se non sono protetti dalla vaccinazione, il rischio che il cane abbia già contratto la parvovirosi e voi lo portate a casa e poi la svilupperà esiste. Calcolate che di solito ha un tempo di incubazione di 4-5 giorni, quindi e calcolate sempre che lo stress da portarlo via dalla mamma a casa vostra potrebbe chiaramente far precipitare la situazione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Farò un video inerente alla vaccinazione sulla parvovirosi e farò anche un video inerente alla palleucopenia felina, che è fondamentalmente la parvovirosi nel gatto, perché sembrerebbe che i due virus non siano proprio lo stesso ma abbiano molto in comune, quindi fondamentalmente anche nel gatto c'è questo problema e farò un video inerente soprattutto per chi possiede un gatto. Se avete dei commenti lasciateli qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video.